L'estate ormai è alle porte e sicuramente starete già organizzando il vostro viaggetto estivo e non può mancare con voi un Action Cam. Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi parliamo di Action Cam e lo facciamo insieme a questo modello dell'Apex Cam X70 Pro. Questa Action Cam ci permetterà di registrare i momenti più belli della nostra vacanza non solo fuori dall'acqua, ma essendo impermeabile fino a 40 metri potrà seguirci anche durante le nostre immersioni, quindi possiamo tranquillamente portarla al mare. Angolo di visione molto ampio perché parliamo di 170 gradi, risoluzione massima 4K 30 fps, cosa molto importante abbiamo il doppio schermo, quindi il solito schermo posteriore e abbiamo anche quello frontale che ci permetterà appunto di agevolarci quando facciamo i video selfie. Tutto gestibile tramite applicazione, ci viene anche fornito un telecomando remoto quindi per far partire le riprese o per scattare foto. Attualmente si trova su Amazon a circa 90 euro. Adesso andiamo a vedere le caratteristiche principali della scatola e poi vediamo cosa c'è dentro. Partiamo subito dalla marca Apex Cam, camera X Pro 70. Qui vediamo le caratteristiche principali, ha il microfono, batteria ricaricabile, impermeabile fino a 40 metri, wifi, 4K 30 fps la risoluzione. Adesso andiamo a leggere tutte le caratteristiche principali. Allora, qui abbiamo praticamente tutte quante le risoluzioni, quindi 4K a 30 fps, 2K a 30 fps, 1080p a 60 fps o a 30 fps. Questa è la risoluzione delle immagini, quindi 20 megapixel, 14, 12, 10. LCD abbiamo detto che abbiamo due schermi, quello frontale da 1 pollice e 3 IPS e quello posteriore da 2 pollici. Poi abbiamo il wifi compatibile sia con Android che con iOS, questa è l'applicazione. Angolo di visione 170 gradi, supporta micro SD fino a 128 GB. Abbiamo due batterie da 1350 mAh, impermeabile fino a 40 metri abbiamo già visto. Abbiamo sia un microfono interno e anche un microfono Type-C. La dotazione è molto ricca, quindi apriamo la scatola e andiamola a vedere. Questa è la custodia che ci viene data, custodia rigida, quindi apriamo ed ecco qui la nostra Action Cam. Partiamo subito da lei, questa è la custodia che ci permette appunto di immergerla, quindi di renderla impermeabile, quindi questa è la custodia, poi andiamo avanti, telecomando per gestirla, box per ricaricare le due batterie. Qui abbiamo varie basi adesive, poi andremo a vedere. Batteria di ricambio per il telecomando, quindi questa è del telecomando. Altra batteria, questa è dell'Action Cam, andiamo a vederla. 3,7 volt, 1350 mAh. Poi passiamo qui a tutti gli accessori, varie fasce, strisce con lo stretch. Abbiamo, cosa molto importante che non ho mai visto, un microfono esterno Type-C lavalier. Questo abbiamo il supporto da bicicletta da tubolare. Poi abbiamo, questa è la fascia da polso per attaccare il telecomando e portarlo sempre con noi. Altri vari supporti. Sempre supporti. Questa è la chiave per andare a stringere il bullone, tipo in questo caso vi faccio vedere, serve per andare a stringere o allentare questo, eccolo qui. Altro supporto, questo è quello girevole, molto molto comodo. Poi abbiamo cavo di alimentazione, quindi per andare a ricaricare le batterie USB di tipo A, USB di tipo C. Sempre qui abbiamo, allora, per estendere, diciamo, la garanzia, il manuale delle istruzioni, qui possiamo scansionarlo appunto per averlo, e qui abbiamo tutti gli accessori, quindi tutto quello che ci viene dato ci viene spiegato effettivamente a cosa serve. Quindi abbiamo il supporto per il casco, il supporto che abbiamo visto prima appunto per i tubolari, per bicicletta, per la moto, il supporto per appunto un cavalletto fotografico. E andiamo avanti, no, qui non abbiamo più niente. Allora, passiamo alla nostra Action Cam, tiriamola fuori dalla sua custodia, in questo modo. 1 e 2, doppio scatto. Eccola qui. Guardate quanto è piccolina. Abbiamo detto doppio schermo, quindi schermo frontale, schermo posteriore. Andiamo a togliere le pellicole di protezione. Olè. Anche questa
qui dietro. Olè. Qui abbiamo l'attacco per un cavalletto fotografico e qui dentro abbiamo già inserita la batteria, quindi ci vengono fornite due batterie. Devo dire che come accessori ne abbiamo veramente tanti e abbiamo gli accessori fondamentali per comunque iniziare ad utilizzarla, per portarla con noi in viaggio, sia appunto per attaccarla al casco della nostra bicicletta e sia per seguirci, come ho già detto, durante le immersioni. Adesso, allora, andiamo ad accenderla, qui c'è il tasto che teniamo premuto. Andiamo a vedere tutte quante le impostazioni, vediamo se possiamo cambiare la lingua, quindi eccolo qui. Vediamo e vediamo se c'è l'italiano, qui io posso muovere tramite questi tasti. Eccolo qui, italiano. Quindi selezioniamo italiano. Volume 7, controllo remoto on, quindi il controllo remoto è il telecomando. Ok, vediamo cos'altro abbiamo, se scendiamo. L'esposizione 0. Ok, passiamo alla parte della fotocamera. Qui possiamo andare ad impostare la risoluzione video, quelle che abbiamo visto prima, quindi da 4K fino a 1080p. Possiamo registrare in loop. Poi passiamo alla parte fotografica, possiamo andare ad impostare la risoluzione, mettiamo 20 megapixel che è il massimo, possiamo registrare un timelapse, possiamo attivare o meno l'autoscatto e scegliere il tempo. Quindi devo dire che come impostazioni principali ci siamo. Questo è lo schermo frontale, adesso vediamo come si attiva. Qui possiamo andare ad inserire la micro SD, vi ricordo micro SD massimo 128 GB, quindi adesso la inseriamo e vediamo subito come si comporta. Inseriamo la micro SD, chiudiamo lo sportellino. Allora, attendere l'inizializzazione, quindi sta formattando la micro SD. Perfetto. Torniamo indietro. Quindi l'action cam è pronta. Se premo questo tasto, parte la registrazione. Sopra abbiamo il tempo di ripresa, abbiamo lo stato della batteria. Come possiamo vedere in questo caso non è completamente carica, ma io non l'ho ricaricata. Se ripremo il tasto sopra, viene bloccata la ripresa, eccola qui, e questa è la ripresa. Andiamo ad eliminare, quindi possiamo fare tutto quanto da Action Cam. Per passare dallo schermo posteriore allo schermo frontale basta premere una volta il tasto giù ed eccomi qua. Devo dire che la qualità non è per niente male, qui ho comunque lo stato della batteria, ho la risoluzione di ripresa in quel momento, quindi 4K 30 fps. Ripremo il tasto e passo indietro. Per attivare il wifi, due volte il tasto freccia in alto. Qui vediamo che compare il simbolo del wifi. Disattivare due volte e il wifi viene disattivato. Qui davanti abbiamo questo LED che funziona anche da flash. Devo dire che questa Apex Cam X70 Pro è molto bella da vedere, rimane compatta, molto leggera. Le altre caratteristiche principali è stabilizzata su tre assi, come abbiamo detto supporta micro SD massimo da 128 GB e la batteria ci dà un'autonomia che va dai 45 ai 90 minuti, dipende dal tipo di risoluzione che impostiamo. Accendiamo l'action cam perché voglio andare a fare il primo test. Da qui andiamo nelle impostazioni, nelle preferenze, su microfono, mettiamo microfono esterno. Poi qui abbiamo altre impostazioni che non abbiamo visto prima, la possibilità di andare ad impostare un orario, di andare ad impostare uno spegnimento, quindi dopo quanto tempo si deve spegnere per inattività, salva schermo, andare a formattare la memoria. Quindi torniamo indietro e andiamo a collegare il lavalier. USB di tipo C, quindi lo colleghiamo qui. Microfono collegato.
e vediamo come si sente. Eccomi pronto, attacco il lavalier sulla camicia, premo tasto in basso per passare allo schermo frontale ed eccomi qui. Schermo frontale, devo dire, veramente molto comodo perché avere la possibilità di vedere quello che effettivamente l'action cam sta riprendendo dal mio punto di vista è molto importante. Telecomando per i tasti da remoto, quindi per controllare la telecamera da remoto, faccio partire la registrazione. Perfetto, vedo sopra allo schermo che è partito il tempo, vi faccio vedere quello che io sto vedendo direttamente da telefono, faccio un piccolo video così vi faccio vedere quello che io sto vedendo. Ecco quello che io vedo da telefono. Perfetto. Quindi dicevo, molto importante avere il display frontale. Adesso vediamo come si sente con questo microfono e diciamo questo tipo di allestimento potrebbe essere molto utile se siamo in giro, se siamo in vacanza e comunque abbiamo bisogno di fare un video con un audio sicuramente migliore perché poi andremo anche a provare il microfono interno, ma sicuramente avere un lavaliere lunghezza sarà circa 1 metro, comunque avere un lavaliere che mi dà la possibilità di avere un audio sicuramente più pulito rispetto al microfono interno è molto importante. Quindi adesso facciamo così, questa appunto è la ripresa con il microfono lavalier, adesso stoppiamo sempre da telecomando, vado anche a fare una foto, quindi tasto rosso per fare una foto, ok, vedo che la foto è stata fatta, ne faccio un altro, magari faccio anche un sorriso. Perfetto, e adesso dalle impostazioni voglio andare ad impostare, quindi tasto in giù per tornare indietro. Impostazioni, vado sulle preferenze e come ho fatto prima al microfono, metto il microfono interno, quindi stacco il lavalier. Partita la registrazione, questo è l'audio catturato dal microfono interno. Quindi il lavalier è scollegato dal settaggio dell'action cam. Ho detto che devo utilizzare il microfono interno, quindi questo è l'audio. Quindi adesso andremo anche a fare, dunque, in fase di montaggio, a vedere sia la qualità audio e anche la qualità video. Adesso invece passiamo ad un'altra prova. Certo, non è il mare, ma stiamo facendo comunque la prova in versione. L'action cam sta registrando, è completamente immersa nell'acqua e devo dire che l'immagine risulta molto nitida. Direi test superato. Appena uscita dall'acqua, certo non è il mare, non è l'oceano, comunque la prova è stata superata. Dal mio punto di vista questa Action Cam ha molte potenzialità, soprattutto il prezzo. Siamo sotto ai 90 euro, come sempre nella descrizione del video trovate il link per andarla a vedere su Amazon. Le sue potenzialità sono tutti gli accessori che ci vengono dati, perché anche tutti quegli accessori comunque hanno un prezzo. Dal mio punto di vista, per quanto riguarda la qualità, non è male, certo non è paragonabile a un action cam professionale, ma lì parliamo appunto di altre cifre. Sicuramente la consiglio a tutti quelli che si vogliono avvicinare al mondo delle action cam, a quelli che vogliono capire se effettivamente un action cam può essere utile per i loro viaggi, per la loro vita e questa sicuramente lo fa veramente molto molto bene. Spendiamo 2 parole sull'applicazione. Allora abbiamo detto applicazione compatibile sia con dispositivi Android che con dispositivi iOS. Allora, scaricare l'applicazione è semplicissimo, basta inquadrare il QR code che sta appunto sul libretto delle istruzioni. Associare l'Action Cam è veramente semplice. Allora, innanzitutto l'accendiamo, quindi naturalmente deve essere accesa. Aspettiamo che si accende. Doppio clic in alto per accendere il wifi, simbolo del wifi acceso. Apriamo l'applicazione. A questo punto andiamo sotto le nostre impostazioni wifi e andiamo a selezionare la rete che mette a disposizione l'Action Cam, quindi questa Live DV.
Qui mettiamo la password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, accedi. Ok, siamo collegati, apriamo l'applicazione Live DV, qui ci dice effettivamente quello che dobbiamo fare e quello che abbiamo appena fatto, connessione in corso ed eccola qui. Possiamo vedere naturalmente quello che sta riprendendo la telecamera, possiamo scattare una foto, un video, aprire le impostazioni, quindi andare a modificare la risoluzione, andare a modificare il bilanciamento del bianco, possiamo andare a formattare la memoria interna. Naturalmente se andiamo in galleria ci sono tutte le foto e i filmati che abbiamo fatto, sia i video che le foto. Bene amici, a questo punto siamo giunti alle conclusioni. Come sempre se avete delle curiosità lasciate nei commenti, sicuramente Action Cam economica ma promossa. A presto Flavio!